Bentornati su Vea Spazio Miniature. In questo video parliamo di Last Days Zombie Apocalypse di Ash Barker, edito dalla Osprey Publishing. I giochi a tema zombie sono senz'altro i miei preferiti, nonché il motivo che mi ha riavvicinato molti anni fa al mondo dei giochi di miniature. Dopo aver scoperto Zombicide, cercavo qualcosa di più, un'esperienza narrativa completa a questo tema, e da allora ho passato al setaccio tutti i giochi di zombie esistenti, e Last Days è senza dubbio uno dei più completi attualmente sul mercato. Ma andiamo per gradi e parliamo della struttura di gioco. Last Days è un gioco che vi permette di utilizzare qualsiasi miniatura della vostra collezione a tema zombie. Vi dà delle chiare e semplici istruzioni su come mettere insieme una banda di sopravvissuti e equipaggiarla per affrontare l'apocalisse. Il gioco è scritto per miniature in scala 28-32 mm su basette rotonde da 25 mm, ma niente vi vieta di adattare la scala alle vostre esigenze e collezione. Si può giocare da 1 a più giocatori, player vs player, solo o cooperativo, su un'area di gioco a 3 piedi per 3 piedi, e le partite durano generalmente tra le 2 e le 3 ore in funzione del vostro stile di gioco. Tutto inizia con la scelta di un leader in funzione del suo allineamento, ovvero se è il classico eroe di tutti i giorni, l'ospitato criminale o il militare addestrato, e questo guida la scelta degli altri elementi della nostra squadra. Ovviamente l'eroe non sopporterebbe la presenza di troppe teste calde all'interno del gruppo. Il manuale base ci offre 15 personaggi tra cui scegliere, che onestamente coprono a grandi linee molte delle personalità che ci aspetteremo di trovare in questa ambientazione, ma altre pubblicazioni vanno ad aggiungere ulteriori personaggi, ma degli altri libri a supporto di questo gioco parleremo tra un attimo. Una volta scelta la squadra, naturalmente dovremo scegliere un rifugio. Se state giocando a questo gioco, quasi sicuramente lo vorrete fare in modalità campagna, perché è lì che il gioco dà il meglio di sé. Il gioco di per sé è totalmente votato alla narrazione. In funzione del nostro rifugio si avranno dei vantaggi, in alcuni casi in partita, ma principalmente tra una partita e l'altra. Il turno di gioco è diviso in fasi, come nella maggior parte dei giochi del periodo in cui questo manuale è stato scritto. Le fasi spezzano le attivazioni di ogni modello in movimento, sparo e corpo a corpo. Questo purtroppo è uno degli aspetti che meno mi piace del gioco. Seppur i modelli vengono attivati in maniera alternata, l'attivazione è spezzata in fasi. Però ci sono degli aspetti innovativi di tutto rispetto in questa meccanica di gioco. Prima di tutte, ogni personaggio ha un numero di puntuazione che possono essere spesi durante la fase di movimento in maniera diversa in funzione se si vuole correre, disingaggiare, aprire porte, ricaricare un'arma o interagire con uno scenico. Ed ognuna di queste azioni costa un certo numero di punti, che ci costringerà a riflettere sulle nostre priorità durante la fase azione o movimento, che la si voglia chiamare. Altro aspetto innovativo importante: durante la fase iniziativa ad inizio turno, chi la vince l'iniziativa può scegliere se essere per quel turno l'aggressore o il difensore. L'aggressore attiverà per primo un modello durante la fase azione e colpirà per primo durante il corpo a corpo, mentre il difensore avrà l'opportunità di sparare per primo. Questa dinamica di gioco in parte giustifica avere il turno spezzato in fasi e aggiunge un livello di strategia e pianificazione in più. Senza adesso addentrarci troppo nello specifico delle regole, in questo gioco vediamo rapidamente come si eseguono i test in Last Day Zombie Apocalypse. Ogni personaggio ha una serie di caratteristiche e quando si vuole eseguire un test si prende quella caratteristica e si somma al nostro tiro di dado. Se il risultato supera il target number richiesto, allora abbiamo superato il nostro test. Ad esempio, se dovevamo effettuare un test intelligenza 8, si tira il dado e somma alla nostra caratteristica intelligenza. Se il risultato è pari o superiore, allora abbiamo avuto successo. Se invece eseguiamo un test opposto, come per esempio se stiamo combattendo in corpo a corpo con qualcuno o qualcosa, dobbiamo eseguire un test contrapposto. Si prende quindi la caratteristica di CC di entrambi i personaggi e si somma al loro tiro di dado. Chi fa di più ha vinto lo scontro, con il difensore che vince eventuali pareggi. Purtroppo questa è un'altra dinamica che non mi piace appieno del gioco, in quanto ci si trova spesso ad inutili calcoli matematici che ci distraggono dalla narrazione. Secondo me questa cosa poteva facilmente essere risolta in modi più semplici. Facciamo un esempio di tiro e mettiamo volessimo sparare ad un personaggio nemico.
Ammesso che abbiamo una linea di vista come di consueto, andiamo dunque a prendere un numero di dadi pari al rate of fire, ROF, della nostra arma e sommiamo il risultato dei dadi con la nostra caratteristica Firearms, FA, aggiungendo o sottraendo eventuali modificatori, e se il risultato è 7 o più allora abbiamo colpito e dobbiamo risolvere eventuali danni. Si prende la caratteristica danni dell'arma, si somma ad un nuovo tiro di dado e si divide per la caratteristica di resistenza del personaggio colpito arrotondata per difetto, e questo è il numero di ferite da assegnare. Immagino che abbiate capito che tra tenere a mente le caratteristiche dell'arma, quelle del personaggio, e tra addizioni, sottrazioni, divisioni e arrotondamenti purtroppo ci siamo persi una parte del divertimento nell'immaginare la pallottola che sfrecciava, feriva e uccideva un membro della squadra nemica. Ma veniamo a ciò che mi piace di più in questo gioco. Le armi hanno una meccanica molto carina che si chiama knockback, ovvero la capacità di rallentare gli zombie che non riusciamo a fare fuori al primo colpo. Ovviamente un'arma più potente li terrà a terra più a lungo di una semplice pistola. In pratica sottrae punti azione dagli zombie che muovono meno pollici di distanza. Poi abbiamo una carinissima meccanica della paura, infatti ogni personaggio umano avrà una caratteristica coraggio sulla quale effettuare un test ogni volta che uno zombie lo raggiunge in contatto di base. Ogni arma ha una propria probabilità di scaricarsi, caratterizzata con un parametro chiamato reload. Armi più difficili da ricaricare avranno una caratteristica reload più bassa. Infine la gestione del rumore è ben fatta, ogni colpo sparato produce un segnalino rumore che, oltre ad attirare gli zombie nelle vicinanze, può generare l'arrivo di un ulteriore zombie. Se la somma dei segnalini più un tiro di dado per ogni nostro modello con rumore ottiene un 7. Gli zombie entrano dal bordo del campo in corrispondenza del personaggio che ha fatto rumore, il che rende molto rischioso certe volte essere troppo vicino ai bordi. Rumore e munizioni sono due meccaniche fondamentali e carine che però vi accorgerete presto possono rendere un po' più complessa la gestione del numero di segnalini in campo necessari per tenere traccia di questi stati. Delle rotelle segnapunti in questo gioco aiuterebbero moltissimo. Io allo scopo mi ero fatto mandare a suo tempo dei segnalini in neoprene plastificato da utilizzare con pennarelli cancellabili della Playmat.eu, ma li ho comunque trovati scomodi allo scopo. Vabbè, ma allora vi starete chiedendo: Andrea, ci hai detto che era uno dei migliori a questo tema, ma ci hai elencato un sacco di cose che non ti convincono. Qualcosa non torna. Ebbene, Last Days ha un punto imbattibile a suo favore: la modalità campagna. Soprattutto se acquistate anche il manuale espansione Season. Avrete tutto il necessario per costruire una bellissima campagna narrativa che tiene di conto di come costruire, cambiare, migliorare il proprio rifugio, assegnare un compito ad ognuno dei vostri personaggi e attenzione perché via via che la campagna va avanti alcuni dei membri del vostro gruppo potrebbero questionare il vostro operato e voler sfidare la vostra autorità. Potete organizzare le vostre partite nei vari mesi dell'anno con scenari appropriati e condizioni climatiche con relativi effetti in gioco e dopo partita. D'inverno sarà importante riuscire a scaldarsi e durante l'anno si dovrà trovare il modo di bere acqua pulita per non ammalarsi o trovare medicine per potersi curare. L'espansione Season è secondo me un'aggiunta indispensabile per completare appieno il punto di forza di questo gioco. In Season troverete anche scenari e le regole per giocare in solitario e cooperativo, altrimenti assenti nel manuale base. Ci tengo però a dire che la modalità solo e cooperativo non rendono giustizia al gioco, che si sente molto essere stato progettato per il player versus player. Infatti nella modalità solo i personaggi non potranno liberamente scegliere i loro bersagli, ma saranno forzati dalla loro inclinazione altruistica o egoistica. Ash Barker, insieme ad altri importanti autori, pubblica con regolarità su una rivista che hanno fondato e si chiama Blaster. Vi invito a dare un'occhiata alla loro pagina internet se non la conoscete. E per l'appunto Last Days ha ricevuto un paio di espansioni incluse su queste riviste. In una potremo adattare il regolamento ad un western zombie con relative armi e personaggi ambientati, mentre, più importante, in un'ultima pubblicazione Ash ha aggiunto diverse tipologie di zombie per rendere le partite più difficili, soprattutto in solitario. Questa piccola espansione la trovate nel volume 2 di Blaster e personalmente ve la consiglio moltissimo. Molto si potrebbe ancora dire di questo gioco, ma spero di avervi dato un'idea per aiutarvi a capire se questo gioco fa per voi o meno.
Per me questo manuale non è soltanto un gioco, ma anche il simbolo della passione di Ash Barker per il nostro hobby. È la dimostrazione di come tanta passione possano essere convogliate in uno splendido progetto in grado di divertire moltissime persone. Per chi non lo conoscesse, e la cosa mi sorprenderebbe molto, Ash ha un suo canale YouTube dove tratta praticamente qualsiasi gioco attualmente in commercio, che si chiama Guerrilla Miniatures Game o GMG. Se il gioco vi può interessare, io ho realizzato il datafile di Battlecry che vi permette di creare comodamente il vostro roster con i personaggi e per tenere traccia degli avanzamenti durante la campagna, gratuitamente disponibile e scaricabile direttamente dall'applicazione di Battlecry. Inoltre, nel gruppo Facebook ufficiale, tempo fa avevo pubblicato un mio semplice adattamento alle regole che converte il gioco in semplici attivazioni alternate anziché spezzare il turno in fasi. Vi lascio il link in descrizione se vi capitasse di provare le mie regole, fatemi assolutamente sapere cosa ne pensate. A mio avviso il gioco di zombie definitivo non esiste ancora, ma per fortuna non solo l'ho trovato ormai da diversi mesi, ma la Vea Editori sta facendo un grosso lavoro di traduzione e adattamento del gioco che presto annuncerò e se tutto va bene sarà disponibile verso ottobre. Faremo video specifici per presentarvelo e mostrarvi il gameplay, ma sono sicuro che molti di voi lo apprezzeranno. E anche per questo video è tutto, come al solito non dimenticatevi di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle novità del mondo del wargame e dei giochi di miniature. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e se avete dubbi fatemelo sapere nei commenti ed io sarò felice di rispondervi quanto prima. Ci rivediamo al prossimo video. A presto!